Sono in. Sarò uno dei 90 partecipanti a questa edizione della FIA World Cup. Si terrà su questo tracciato. Ciao, è stata una giornata di test molto produttiva al Cremona Karting Circuit e siamo qui per raccontarvela. Sono scene dell'attività nei box, raccontano quanto è intenso questo sport, quanto sia uno sport di team, non sia solo l'individuo, quanto lavoro dei meccanici, ingegneri, dei team manager ci sia dietro a una performance in pista. Stiamo andando in direzione Cremona per una giornata di test con il team in preparazione del mondiale OKN. Ormai al mondiale mancano pochissimi giorni. Come al solito la sveglia è stata prestissimo, partiti poco prima delle 7, in programma di arrivare verso le 8 per un primissimo track walk. Saranno turni di 12 minuti, 7 in totale durante l'arco della giornata. Inizia alle 10 e si finisce verso le 5:30. L'ultima volta che sono stato su questa pista è stato per il penultimo round di Coppa Italia, quindi fine giugno, quindi sono passati ben più di 2 mesi. L'obiettivo di oggi è anche quello di ritrovare il feeling con le gomme che saranno usate per il mondiale. Infatti sono diverse rispetto a quelle che vengono usate in Coppa Italia. In Coppa Italia vengono usate le MG Red, con una struttura leggermente più morbida rispetto alle Maxxis Option che utilizzeremo invece per il mondiale. I dettagli del track walk di Cremona saranno poi pubblicati in un altro video sul mio canale, quindi potete dare un'occhiata poi successivamente. Oggi abbiamo un box all'interno del cartodromo di Cremona. Zona telemetrie un po' incasinata, di solito siamo più ordinati. Dici alla telecamera, Marco. E il mio kart non c'è, dove sarà finito? Bisogna chiedere ad Alex. Abbiamo una seconda giornata di test per provare l'altro telaio. Proviamo a correlarli in 2 giornate diverse, anche se non è ideale, però vogliamo capire cosa meglio si adatta allo stile di guida. Oggi abbiamo anche provato una telecamera nuova, particolare. Fatemi sapere cosa ne pensate dei video. Giornata di test finita. Oggi abbiamo provato le gomme del mondiale e il telaio nuovo, quindi con i tubi da 32. I feeling rispetto al precedente con i tubi da 30 sono sicuramente molto diversi. È stata anche un'ottima sessione per ritrovare il feeling con la pista, che era da fine giugno che non vedevo, quindi c'è molto sicuramente da elaborare e vedremo poi le telemetrie più a freddo. Eravamo in 4 piloti,
3 OKN senior, un junior. C'è Angelo, Marco, Simo e il mio meccanico Alex. In questa fase della giornata tutti i kart vengono completamente smontati e poi messi su questi supporti qui e poi caricati sul camion. Oggi l'obiettivo quindi è quello di provare il secondo telaio con i tubi di dimensione diversa e vediamo, vi aggiornerò durante l'arco della giornata. In termini di prove libere si alternano diverse classi di kart, in ogni ora i primi 20 minuti sono dedicati ai bimbi, mentre i 40 minuti rimanenti possono essere divisi o raggruppati a seconda dell'affluenza in quello specifico giorno. Di solito i kart a marcia girano contemporaneamente a quelli monomarcia, difficile trovare distinzioni tra junior e senior, di solito girano tutti assieme. Credo che per motivi assicurativi i bambini e gli adulti debbano girare in 2 sessioni diverse. Ormai tra l'altro quei mini kart sono talmente veloci che il gap rispetto ai kart senior non è così distante. Si può fare la stessa analogia con la categoria monomarcia, perché ormai gli OK o KN sono talmente prestazionali che il gap rispetto ai kart che hanno 6 marce è ormai molto ridotto. Quindi probabilmente anche per quello i kartodromi fanno girare in quest'ora di prove libere tutte le categorie assieme, c'è solo una distinzione bimbi adulti. A dopo, ciao! Questa è stata una giornata di test molto produttiva, finalmente siamo riusciti a correlare 2 telai, abbiamo capito che telaio più si adatta al mio stile di guida, al mio peso, alla mia struttura. Cosa intendo con questo? In questa categoria competono ragazzi di 15 anni, 16 anni, 17 anni e pochissimi sono oltre i 20 anni. Di fatto la differenza principale nel mio caso è che non corro con la zavorra, e parlo di chili di zavorra, che di solito è posizionata sotto il sedile. Il mio baricentro è altissimo rispetto agli altri piloti, quindi la specifica di telaio che va bene per un pilota non è necessario che vada bene per me, e quindi oggi c'è stato tantissimo lavoro di correlazione per capire il telaio che più si adatta al mio stile di guida. Abbiamo scelto quello ufficiale con cui correremo il mondiale. L'ultimo regolamento prevede l'utilizzo di un solo telaio e 2 motori. Ovviamente si possono avere più telai nel caso che si dovesse avere una rottura o un incidente con il primo telaio selezionato. Il mio ringraziamento va a Gianluca e Andrea di MLG Racing, a tutto il team di meccanici, quindi Simone, Marco, Angelo e tutti quanti i meccanici che appunto mi hanno aiutato finora,
in questo mio percorso di test. Il mio meccanico per il mondiale sarà Alex, poi ve lo farò conoscere meglio durante il mio weekend di gara. Continuate a seguire questo mio cammino e ci vediamo alla prossima. Da Cremona Karting Circuit è tutto, ciao!